Come si vive negli Stati Uniti? Si vive bene? Meglio la costa est o la costa ovest? Città come New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Miami, o meglio città un po' meno turistiche, meno conosciute, più piccole come Houston, come Cincinnati, Atlanta, Phoenix? Ciao, sono Chris, benvenuti in questo nuovo video. Tutte queste domande sono giustissime, lecitissime, e alcune di queste me le sto ponendo ancora io, nonostante viva negli Stati Uniti da un po'. Grazie all'esperienza che sto facendo e al fatto di vivere in diverse città americane, sto cercando di portare alcune di queste risposte in modo oggettivo. Ho già pubblicato 2 video su come si vive negli Stati Uniti. Oggi vi voglio raccontare come si vive a Miami. Le categorie sono 5 e sono sicurezza, meteo, lavoro, servizi e tempo libero. È importante però chiarire subito una cosa: quando si parla di Miami non si parla di Miami Beach. Miami Beach è tutta un'altra cosa. Miami Beach è Ocean Drive, la famosissima spiaggia di South Beach, le palestre sulla spiaggia, la famosa beach walk, e ovviamente non possono mancare macchine potentissime, macchine lussuosissime, locali, turisti ovunque e sempre. Insomma, questa è South Beach, ma la Miami di cui voglio parlare io è quella là. Città da quasi 500.000 abitanti, città ormai in crescita da più di 10 anni, e ci si può trovare di tutto. Americani che si trasferiscono per lavoro, per pensione o per investimenti, stessa cosa per sudamericani ed europei. È una città dove si trovano tantissimi italiani. Punto numero 1, la sicurezza. Miami è una città sicura. Non è tra le più sicure d'America, ma non è neanche tra le più insicure d'America. Nelle città maggiori di 300.000 abitanti si posiziona poco prima della metà. È una città che ha tantissimo turismo e tantissimi giri d'affari, quindi ogni tanto qualcosina succede, ma parliamo di piccole cose rispetto alla criminalità che magari si intende quando si parla appunto di criminalità. Questa zona, che è Midtown, in particolare adesso mi trovo nel Design District, è esattamente l'esempio dell'attenzione che ha posto Miami nel punto della sicurezza. Era una zona che fino a 7-8 anni fa era abbastanza difficile, con alcuni crimini, è stata totalmente recuperata, la città e la contea hanno investito, anche grosse aziende hanno investito, ed è venuto fuori un posto che sta diventando un punto di riferimento del turismo qui a Miami. Punto numero 2, il meteo, che è il punto forte a mio parere di questa città. La temperatura massima durante tutto l'anno non scende mai sotto i 20 gradi e le temperature minime, dicembre, gennaio, quindi inverno pieno, non scendono mai sotto i 15 gradi. Quindi per chi ama il freddo, la neve e l'atmosfera natalizia o cose di questo genere, ecco, non è la città ideale. Mentre chi, come me, ama il caldo, il super sole, l'umidità e tutto, è la città perfetta. Diciamo che i periodi ideali per vivere in questa città sono da fine settembre fino a fine aprile, magari ogni tanto anche maggio, ma d'estate umidità 100% e molto 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 caldo. Sì, molto. D'estate bisogna anche considerare che oltre all'umidità sono frequenti quelle che vengono chiamate showers, quindi diciamo dei temporali rapidissimi dove viene giù tantissima acqua, durano pochi minuti, ma magari succede che possano esserci 4-5 volte al giorno queste showers. Già. Punto numero 3, il lavoro. È una grossissima opportunità Miami in ambito lavorativo. Lo è da tantissimi anni ormai perché, come dicevo, è in crescita
La percentuale di disoccupazione è sempre sotto la media nazionale. In questo preciso momento, in particolare per novembre e dicembre 2021, il tasso di disoccupazione di Miami è stato del 3,7% contro un 4,2% della media nazionale. Ci sono tantissime opportunità legate al mondo dell'amministrazione e della finanza, anche la medicina ha degli sbocchi interessanti, ma in termini quantitativi il mondo del turismo e della ristorazione ne fanno da padrona. Sta crescendo tantissimo anche la parte legata alla creatività. Parlando di soldini, Miami ha uno stipendio leggermente più basso della media nazionale. Per vivere bene si vocifera che ci voglia uno stipendio superiore ai $70.000. Cosa ne pensate? Diciamo è come avere uno stipendio da poco più di 50.000 euro in una delle principali città italiane per vivere bene. Una cosa molto importante legata alla ristorazione: ci sono molte opportunità come cameriere e altro, perché ci sono tantissimi ristoranti e i conti, essendo molto salati, portano a mance molto importanti. Hi, good morning, how are you? Can I get a cappuccino? Regular is fine, yeah, thank you. Sono, secondo me, allineati al tipo di città. In termini di polizia c'è sicuramente un buon controllo, in termini di ospedali il numero di posti letto per persona è più basso della media americana, e per quanto riguarda altri tipi di servizio devo dire che non ho particolari punti negativi, a parte uno, che è il traffico. Fa un po' parte di tutta la Florida il traffico, ma a Miami spesso e volentieri è molto difficile muoversi, soprattutto nella parte del downtown e dal downtown, quindi dal centro città, verso le spiagge, quindi South Beach, North Beach e via dicendo. Per quanto riguarda altri servizi è una città molto avanti, è molto attenta al cittadino, molto attenta agli animali, molto attenta alle famiglie e ai bambini. Si notano in parecchie parti della città molti parchetti dedicati ai bambini piuttosto che ai cani. Anche la parte delle palestre all'aperto è un servizio gratuito che c'è in diverse parti della città. Altra nota negativa da aggiungere: i parcheggi. I parcheggi sono a pagamento dappertutto, sono costosissimi e basta veramente un niente per prendere una multa o farsi portare via la macchina. Forse un po' troppo. Personalmente non ho nessun dubbio, il mezzo migliore per girare Miami è un mezzo a due ruote. Molto importante l'aeroporto della città di Miami, che è molto ben organizzato, ha tantissime tratte ed è a 10 minuti dalla città. Con Uber bastano spesso e volentieri $12-15. Categoria numero 5, il tempo libero. Bene, questa città offre veramente tantissimo sia in città, perché ci sono musei, ci sono ristoranti, ci sono zone artistiche, ci sono negozi, ci sono zone da visitare, zone per stare in mezzo alla natura, spiaggia, mare, qualsiasi cosa. Oltretutto offre tanto anche nel contorno della città. Calle Ocho, che è uno dei quartieri cubani più conosciuti, poi ci si può spostare a Coral Gables, che è a sud di Miami, fino ad arrivare alla punta della Florida e andare fino alle Keys. Anche a nord di Miami si trova tanto, come Fort Lauderdale, piuttosto che Boca Raton e altre città abbastanza famose. Ci sono anche delle zone commerciali enormi come Aventura Mall, Sogros Mall, e degni di nota ci sono 2 shopping center a Miami. Tra parentesi, Miami insieme a New York e Chicago secondo me sono le uniche 3 città negli States dove noi italiani riusciamo a fare shopping come se fossimo a casa. Non proprio come in Italia, ma lo stile e la qualità dei prodotti è molto simile. Sì, un po' più caro, ma molto simile. In conclusione, la città di Miami io la valuto positivamente, ha tanto da offrire, anche se il costo della vita è molto alto, però è ragionevole rispetto a quello che ha da offrire. Non è una città adatta alle famiglie, secondo me,
ma volendo si può andare a vivere in qualche posto al di fuori del centro città. Per il resto il clima è meraviglioso, anche se cambia spesso. Poche ore fa c'era un sole incredibile, adesso stanno passando queste nuvole, ma tutto cambia in fretta, ma la temperatura rimane gradevole. Questo è un altro dei punti incredibili. Parlando delle persone, qui devo dire io mi trovo bene, perché ognuno si fa gli affari propri, puoi essere chi vuoi, puoi vivere la tua vita serenamente, puoi fare tutto quello che vuoi, nel limite ovviamente delle regole. Basta. Spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate sotto e iscrivetevi al canale, è totalmente gratuito, mi farebbe molto piacere. Ci vediamo al prossimo video e ci vediamo nella prossima città.